Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre 2023. Abbiamo la carta della morte, amici dei pesci. Periodo di trasformazione, di tagli. Devo dire che quando c'è la morte è sempre un periodo dove si lascia indietro qualche cosa per dare la possibilità a qualche cosa di nuovo di entrare. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video, lo trovate sotto nella descrizione del video, appunto. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email, nel caso vogliate contattarmi, lo trovate anche scritto qui ed è anche nelle informazioni del canale. Ok, allora andiamo a vedere che cosa vi riservano i prossimi 15 giorni. Abbiamo un asso di bastoni al contrario, la carta della morte nuovamente. Abbiamo la regina di coppe, 7 di pentacoli, cavaliere di bastoni, 5 di coppe e 5 di spade. Ragazzi, allora, partire con un asso di bastoni al contrario mi dà la sensazione che o qualcuno è bloccato nel modo di agire, o è come se ci fosse una sorta di fatica di iniziare qualcosa, poco entusiasmo. È come se con l'asso di bastoni al contrario mm, ci fosse un inizio che non è un inizio. Vi dico così perché dopo abbiamo la morte. Può essere che qualcuno stia iniziando o inizierà una nuova situazione, può anche essere una nuova relazione, ma è come se dovesse prima lasciare indietro qualcosa, vi dirò. Abbiamo poi anche questa regina di coppe, potrebbe essere, potrebbe rappresentare voi o rappresentare l'altra persona. Lo andiamo poi a vedere dopo con i mini tarocchi. E abbiamo anche questo 7 di pentacoli. Allora, o c'è una sorta di impazienza qui, verso la metà di ottobre o comunque verso l'inizio di ottobre, per raggiungere un certo tipo di risultato, o vuol dire che bisogna ancora fare qualche cosa. Adesso lo andiamo a vedere subito con i mini tarocchi. Ripartiamo dal asso di bastoni. Abbiamo un 4 di bastoni e un 9 di coppe. Sì, sento una sorta di staticità, un po' pesante in realtà come staticità, un po' come se ci fosse dell'aria viziata, diciamo, in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere la morte. 6 di bastoni e 9 di pentacoli. Ho come l'idea che non vi sentiate liberi di agire, che siate un po', sì, diciamo sottotono in questo periodo. Potrebbe essere legato a qualche tipo di risultato appunto che non arriva, come vi accennavo prima. Può dipendere dal fatto che magari in questa situazione, in questa relazione non vi sentiate completamente liberi, non vi sentiate... ehm, È interessante perché avete due 9 e tutti e due girate al contrario e normalmente sono due carte di appagamento, però
Al contrario, così è come se vi mancasse ehm, appunto l'appagamento. Potrebbe essere un appagamento emotivo, un appagamento anche economico per qualcuno, perché il 9 di Pentacoli parla del denaro che si possiede, ma non è il denaro lavorato, è il denaro, diciamo, ereditato piuttosto che vinto. Andiamo a vedere la regina di coppe. Regina di spade e 2 di spade. Mm. Mm. Ho come la sensazione che questa sofferenza di cui ci parla la morte qui, e vi ricordo che ce l'avevate anche qui, può essere che vi porti a dover scegliere tra due situazioni, tra due questioni, diciamo così. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Amanti, diavolo e morte, ragazzi. 3 arcani maggiori. Perché ho come la sensazione che qui qualcuno voglia smettere, tagliare con la schiavitù di questo diavolo? Qui è interessante perché sia la carta degli amanti che il 9 di pentacoli li avete al contrario. Ho come l'idea che abbiate l'intenzione e la voglia di uscire da un certo tipo di situazione o di relazione, ma c'è bisogno di prendere in mano le redini della vostra situazione. C'è bisogno di uscire da questa schiavitù, da questa dipendenza, lavorare sull'amor proprio, lavorare anche, mi direbbe da dire, sul vostro lato emotivo. Tenete presente che quando c'è un 2 di spade è perché c'è qualche cosa che non si vede. È come se fosse davanti ad una scelta e non voleste scegliere. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. No, queste sono troppe. 7 di coppe e papa. Allora, il Papa ha un po' la stessa energia del 6 di bastoni, quindi quel tipo di risultato che stavate aspettando a inizio ottobre, vi dirò che potrebbe arrivare verso la seconda settimana di ottobre. Allora, per qualcuno questo cavaliere di bastoni potrebbe rappresentare una persona, potrebbe anche rappresentare una conoscenza di tipo passionale, vi dirò. Se non fosse quello il caso, è un po' come se ad un certo punto iniziaste ad andare avanti verso quello che è il vostro obiettivo. Avete un 7 di coppe, è come se si aprissero diverse possibilità. Sono tutte da valutare molto bene perché un 7 di coppe è la carta delle illusioni, quindi fate attenzione a non farvi illudere perché ripeto, qui c'è qualche questione che non vedete ancora. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo un 9 di spade e l'imperatrice al contrario. Voglio andare a vedere anche il 10 di spade perché, ragazzi, il 10 di spade è l'arcano minore della morte. Allora, abbiamo un 2 di pentacoli e un 3 di bastoni. Allora, guardate, ho come la sensazione che vi sentiate un po' bloccati in questa prima parte di ottobre a livello di movimenti, a livello di anche un po', diciamo, il periodo potrebbe essere focalizzato su quanto valete voi, ok? Perché vi ricordo che avete due carte che vi ricordano di lavorare sull'amor proprio. Però ad un certo punto è come se qui si prendesse una decisione e si iniziasse, perché è solo un inizio, ehm, a cambiare la dinamica della situazione. Avete un 2 di pentacoli, il 2 di pentacoli vi dice che c'è bisogno di prendere le cose con un po' più di filosofia, fondamentalmente.
come se doveste riuscire a gestire la situazione che state vivendo in questo momento, o sì o sì. È come se con questo 3 di bastoni al contrario non aveste la possibilità per adesso di muovervi da questa situazione. Se fosse una situazione lavorativa, vi dico, ci potrebbe essere sì, un doversi adattare ancora per questo periodo, ragazzi. Vi dico, avete una, due, tre volte la morte più il 10 di bastoni. Qui c'è la necessità di lasciarvi indietro qualche cosa. Come se doveste effettuare una scelta in questo periodo. Vi dico, le cose partono in una maniera molto tranquilla, anzi, vi direi quasi bloccata. Se per caso state cercando lavoro, però, vi dico che potrebbero esserci delle possibilità per quello che riguarda il lavoro dipendente. Pubblicherò poi, ragazzi, le letture sul lavoro anche. Le potete poi integrare con queste qua. Allora, andiamo a vedere Osho che cosa ci dice, cosa si vede e cosa non si vede della situazione. Se fosse una persona, ragazzi, ho come la sensazione che potreste conoscere qualcuno nella seconda parte di della seconda settimana di ottobre. C'è un papa, quindi potrebbe essere una persona impegnata, vi dico. Allora, qua abbiamo esaurimento che è un 9 di bastoni, che era l'unico 9 che vi mancava perché qua ne avevate 3, e ricettività che è la regina di coppe. È un po' come se vi dicessero di prendervi il tempo per, per rigenerarvi, appunto, perché quando c'è un 9 di bastoni c'è tanta stanchezza e stanchezza inerente a una situazione, inerente a una relazione, anche solo che fosse uno stato d'animo, ipotesi, ok? Come se si stesse vivendo e rivivendo un certo tipo di emozione, mi verrebbe da dire. E con la carta della ricettività vi invitano appunto a rimanere ricettivi, a rimanere, mi verrebbe da dire, con gli occhi aperti. Cercate di capire che cosa succede intorno a voi, come si muovono le energie. Cercate di uscire da questa situazione di scarso amor proprio e di schiavitù. Se per caso foste in una relazione, come vi dicevo, con una persona che è già impegnata, è come se l'inizio di questo periodo fosse tranquillo, poi ci fosse una sorta di sensazione, mi verrebbe da dire, di soffocamento, ragazzi. Cioè, siete stanchi di questa situazione. Però, appunto, vi invitano a rimanere aperti, a rimanere ricettivi, ad effettuare il cambio, perché comunque la morte prevede, come vi dicevo prima, dei tagli e anche qui c'è la regina di spade. Fatevi un programma su che tipo di obiettivo volete raggiungere prima, piuttosto che su che passi o movimenti dovete fare per raggiungere questo obiettivo. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine, vediamo. Però comunque, ragazzi, si avvicina un periodo di rigenerazione, ok? Avete bisogno di lasciare ancora indietro delle cose se volete girare questa imperatrice al contrario, quindi se volete, diciamo, iniziare a vedere le cose in modo prospero. Va bene, andiamo a vedere le fatine. Perché per qualcuno, ragazzi, può anche fare riferimento alla situazione con una madre, ve lo dico. Come se ci fosse una sorta di ingorgo, di impotenza a fare qualcosa, e qui è come se vi dicessero: ok, prendete in mano con questo cavaliere di bastoni, prendete in mano le redini della vostra situazione e piano piano valutate quelle che sono le idee, quelle che sono le possibilità che possono farvi arrivare al risultato, perché qui il 6 di bastoni era il contrario. Allora,
Questa carta vi invita a, come vi posso dire, a focalizzare appunto l'obiettivo. Vi parla anche di intuizione e qui vi rimando alla Regina di Coppe e alla carta della recettività. È un po' come se vi dicessero di rimanere allerta con il vostro intuito, perché è da lì che potrebbero arrivare certe rivelazioni, diciamo. È come se rimanendo, perché qua vi ricordo che avete un 2 di spade, che è una carta che è una fanciulla bendata. C'è qualcosa di cui non vi rendete conto e qua vi dicono rimanete in ascolto praticamente. Focalizzate un obiettivo e non perdete la concentrazione da lì. Andate per quello che state cercando fondamentalmente. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero comunque che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, con un commento, una condivisione, con una vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche lasciare una donazione oppure abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, diciamo temi un po' più densi, e sono indicati, sono pensati per chi ha voglia di fare quel passo in più nella propria crescita personale. Per quello che riguarda le sessioni individuali che sto proponendo, sono, diciamo, sessioni basate sul lavoro, sulle credenze limitanti, ma è un lavoro cucito sulla persona ed è una parte di tutto quello che vado a spiegare nella sezione degli abbonamenti. Se per caso non riusciste ad abbonarvi dalla schermata iniziale di YouTube, potete sempre entrare in uno dei video e abbonarvi da lì. Bene ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!